Buongiorno e benvenuti sul canale Michaela Coca, il mio mondo bello. Ecco a voi, oggi faremo le tanto attese stelline all'uncinetto. Come vedete, lo sapete perché me l'avete chieste in tanti, queste sono, oggi vi farò questo modello che è più semplice, con la stellina centrale oppure con un cristallino e perline ai bordi, e poi in un prossimo tutorial faremo queste che partono con un centro fatto di cristallini, e poi forse nello stesso tutorial di queste, per non allungarmi troppo, non posso fare tutto in un unico tutorial, vi farò vedere come togliendo le perline ai bordi possiamo farlo come ornamento natalizio, facendo una lavorazione sempre all'uncinetto ai bordi della stellina. Prima di iniziare però ho un favore da chiedervi. Siccome io mi sono fermata dai fare tutorial perché ho tanti ordini da fare, perché un po' ho perso la grinta, visto che le visualizzazioni sono poche, i commenti pochi, e alcuni pure mi rimproverano che sono meno tecnica, poco tecnica nelle spiegazioni. Allora vi chiedo se mi potete fare questo favore di mettere commenti, di scrivere quello che pensate dei miei tutorial, anche un semplice saluto oppure da dove mi seguite, così YouTube farà girare un po' di più i miei video. Grazie a tutti. Allora parto subito con la lista dei materiali. Si parte da un anellino chiuso centrale, e in questo caso questo si chiama anellino brisé. Ho preso uno piccolino. Se invece avete il centro più grande, come ho usato in queste qua, vedete, dovete usare un filo più grosso, diciamo. E poi la lavorazione anche del cerchio di base sarà diversa, ve lo spiegherò. Quindi prendiamo un cerchietto chiuso, poi servirà una monachela. Adesso vi dico i componenti per un solo orecchino: un cerchietto aperto, un anellino, scusate, che va a mettersi qua per poter agganciare la monachela. Servono, se volete farlo con la stelina, serve una stelina. Questa è il madreperla col foro. Se no potete mettere un cristallino nel centro, quindi scegliete come volete addobbare. Per fare l'esterno servono 15 perline 80, scusate, 35 perline 80 o da 2 mm. Il filo in questo caso ve lo faccio in cotone, ma qua ho usato un filo in poliestere spessore 0,40, perché questo filo, come vedete, è lucido e gli conferisce un po' di rigidità, mentre questo che ho fatto in cotone, anche questo è abbastanza rigido, però diciamo con il filo in poliestere va meglio, secondo me. Un ago per poter inserire le perline in precedenza, quindi le inseriamo tutte 35 prima di iniziare a fare l'orecchino. Facciamo passare e le lasciamo sul filo. Poi non ci servirà più l'ago, lo possiamo togliere, e uncinetto, il mio solito con quale siete abituati, 1,50, e parto. Non mi voglio allungare troppo. Spero di avervi detto tutto, se no voi chiedetemi
nei commenti. Quindi prendo l'anellino chiuso e vado a fare, prendo l'anellino, prendo il filo, aspettate che libero un po', lascio un piccolo capo di filo per poter aggiungere, anzi non mi serve per aggiungere, mi serve solo per chiuderlo nella lavorazione, per poterlo tagliare, perché per aggiungere il centro lo lasciamo alla fine, per aggiungere la parte centrale o il cristallino o la stellina. Prendo l'anellino, forse adesso devo avvicinare, infilo l'uncinetto nell'anellino, prendo il filo e faccio una prima catenella. Adesso questo filo lo vado a lavorare dentro, quindi vado sotto il filo, queste sono cose di base, e faccio 10 maglie basse per coprire per coprire questo cerchietto, questo anellino. 2, 3 e faccio 10. Se invece, come vi dicevo, c'ho il cerchietto più grande, come in questo caso, faccio 15, quindi mi servono dei multipli di 5, 10, 15 e poi vi spiegherò come lavoreremo anche su questo. Adesso finisco questo e ci rivediamo. Finito di ricoprire con maglie basse l'anellino, possiamo andare a tagliare questo filo iniziale che non ci serve più. Scusate. Poi vado ad agganciarmi con una maglia bassissima nella prima maglia di base che abbiamo fatto e chiudo con una maglia bassissima. Ok, e adesso mi alzo con 4 catenelle, 2, 3 e 4 catenelle, salto una di base e vado in questa, quindi salto una e vado nella prossima, perché devo fare 5 archetti e chiudo con maglia bassa. Qua ne ho fatto 4 perché 2 sono per alzarmi, invece qua ne farò 2 e le faccio un po' più leggere, non le faccio strette. Una la salto e mi infilo qua, chiudo con maglia bassa, altre 2 e una la salto e vado qua, faccio così per tutto il giro per fare 5 spazietti di questi qua, 5 archetti. Se volete per esempio qua, se volete che si vede meglio questo spazietto, potete fare 3 qua fate 3 catenelle per fare l'archetto, così lo spazio esce più grande e potete, volendo, inserire perline anche qua dopo con l'ago, però forse è troppo carico per me. Quindi andiamo a finire i 5 archetti, andiamo ad agganciarci qua nel primo che abbiamo fatto. Ok, vado ad agganciarmi nella prima maglia del primo archetto con una maglia bassissima. E abbiamo fatto così 5 archetti. Non si vedono bene perché vi dicevo
dove ve li posso far vedere, sempre in questo forse. Vedete, sono questi, abbiamo fatto in pratica questi archetti di base, questi spazietti, e adesso andremo a fare le punte. Quindi da dove ho chiuso mi sposto con maglia bassissima qua dentro il primo archetto, faccio 1 2 3, poi prendo su uncinetto, inizio a fare dentro l'archetto 5 maglie che non vado a chiudere, le lascio sull'uncinetto. 1 2, vado sempre nell'archetto, 3, con quella iniziale abbiamo 4, e 5, quindi 5 maglie più quella iniziale ne avremo 6. Noi dobbiamo avere 6 asoline sull'uncinetto. Adesso le vado a chiudere tutte insieme, un'unica tirata, faccio una catenella qua sopra di chiusura, ritorno in questo spazio e chiudo con una maglia bassissima, quindi così, non vi preoccupate che lo farò rivedere, e poi torno con altre 3, 1 2 3 sulla base qua e chiudo con una maglia bassissima. Adesso da qua, dal primo archetto, mi sposto direttamente nel secondo archetto, faccio una maglia bassissima e qua di nuovo 1 2 e 3, prendo il filo e faccio una maglia, prendo il filo e faccio seconda, prendo il filo, vado nello stesso spazio, terza, e lascio su uncinetto, e ho fatto 6, di nuovo 6. Adesso le chiudo tutte insieme, faccio l'asolina sopra e dentro mi infilo con l'uncinetto e faccio una maglia bassissima trascinando dentro tutto. Adesso scendo con 3 catenelle, 1 2 3, e torno qua sempre alla base dove chiudo con una maglia bassissima, e si è fatta la seconda puntina, e mi sposto di nuovo andando nel terzo archetto, chiudo con maglia bassissima e faccio le 3 1 2 3, le 3 catenelle di partenza per fare la terza punta della stellina, poi faccio la quarta e la quinta e ci vediamo dopo. Abbiamo finito di fare l'ultima punta della stellina, ho chiuso qua il lavoro, adesso mi infilo in mezzo a due punte, chiudo con una maglia bassissima e andremo ad inserire le perline laterali. Quindi questa è la base. Da questo punto, come stavamo lavorando, prendiamo, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare sul rovescio della stellina e andiamo a lavorare la prima punta.
infiliamo, vedete qua lateralmente si è formato uno spazietto, un archetto fatto dalle catenelle che, di salita o di discesa che abbiamo fatto nel giro precedente. Quindi infilo qua in questo spazio, prendo il filo, quando ho 2 su uncinetto, 2 asoline, vado a prendere una perlina e la blocco così, chiudendo entrambe le asoline. Vado nello stesso spazio, nello stesso archetto, prendo il filo e metto un'altra. Per ogni punta saranno 7 perline, 2 laterali che abbiamo appena messo, ecco le 2 laterali. Adesso andiamo a lavorare in questa punta che si è formata quando abbiamo fatto quella chiusura. Eccola, aspettate, io non la vedo bene, eccola qua, questa punta, vedete? Ecco qua si vede meglio. Quindi andiamo a inserire qua 3 perline, tutte e 3 nello stesso posto, quindi 2 su uncinetto, perlina bloccata, inserisco di nuovo nello stesso posto, prendo il filo, 2 su uncinetto, prendo la seconda perlina di punta e inserisco di nuovo sempre lì e prendo la terza perlina di punta. E adesso quindi abbiamo fatto 2 laterali, 3 di punta e adesso andiamo a fare in questo laterale altre 2, quindi infilo già subito qua, vedete, l'archetto parte qua sotto e qua mettiamo una e qua sopra ci sta lo spazietto fatto da questa maglia. Quindi sempre sul rovescio, ricordiamolo, ecco, fatto un impiccio, no, e chiudo una e chiudo la seconda perlina di questo laterale, infiliamo qua, prendo il filo, la avvicino, ecco, l'ho avvicinata, chiudo e abbiamo messo 7 perline come vedete. Adesso vado nello spazio tra le punte qua, vedete c'è uno spazietto qua che bisogna fare un po' fatica a infilare l'uncinetto, però ci si riesce. Prendiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassissima, ecco. Adesso da questo qua vado direttamente nel laterale, nell'archetto laterale della seconda punta, prendo il filo e inizio a inserire le altre 7 perline. E inserito una, infilo, prendo il filo, inserisco un'altra, 2, vado qua sopra, la vedete questa di punta, e inserisco 3. Nel modello iniziale qua nella punta ho messo solo 2 e quella centrale l'ho fatta semplice senza perlina, quindi mi servivano solo 6 per ogni, invece poi mi sono detta forse meglio con 7 perline, quindi 3 in punta, una qua subito vicino alla punta, ci si infilerà dentro le maglie
e un'altra qua nell'archetto verso la discesa. E poi di nuovo qua. E chiudo con una maglia bassissima e mi sposto nel prossimo con 2 e inizio ad inserire le perline della terza punta. Quindi siamo a questo punto che abbiamo fatto già 2 puntine con perline. Verrà come questo è il mio gatto, vedete che carino. Poi ci mancherà solo da aggiungere il cristallino finale. Abbiamo quasi fatto, si fanno velocissime e vedrete che piaceranno tanto, avrete tanto successo. Ok, vado avanti, ci vediamo quando finisco di inserire tutte le perline. Ho inserito l'ultima perlina, vedete il lavoro si vede da questa parte perché noi lavoriamo sul rovescio. Adesso ho tagliato il filo, vado a fissare qua come abbiamo fatto con tutte le altre, qua in mezzo tra due braccetti, lo faccio così, lo sfilo. Adesso metto l'ago e metto l'ago perché andremo a fissare la parte centrale. Vedete, come vi dicevo, se avete la stellina oppure il cristallino, andiamo a metterlo. Quindi a questo punto andiamo con l'ago un po' dentro il lavoro e andiamo verso il centro. Se dovete mettere allora, se dovete mettere stellina, dovete fare attenzione che la punta va verso la punta di un braccetto dove andremo a mettere anche l'anellino con la monachela. Se invece mettete un cristallino, dobbiamo fare attenzione di metterlo nella stessa posizione, non come ho fatto io qua, che l'ho fatti di sera e non sono stata attenta. Vedete, questo sta in orizzontale mentre questo sta in verticale, il cristallino, però vabbè, non si nota tanto, mentre se mettete le stelline, queste sì devono avere la punta verso la monachela. In questo caso io adesso metto solo metto il cristallino. Vabbè, qua ho fatto male, voi uscite da dentro il cerchietto, inserite il cristallino, ecco, manco mi passa. Vabbè, questo lavoro lo sapete fare, lo fate voi, devo cambiare l'ago io, e mettete, aggiungete il cristallino. Dicevo, è importante se fate a stela che viene così, se decidiamo di mettere qua il gancio. Come facciamo per mettere il gancio? Prendiamo un anellino aperto, quindi giriamo sul rovescio, ecco qua come l'ho fatto, vedete, sul rovescio del lavoro, e vado a inserire questo anellino qua, anche uguale. Qua l'ho messo solo su una maglia, però potete inserirlo su due di punta, due maglie, così è più resistente. Quindi prendiamo l'anellino, c'avevo pure uno aperto preparato, eccolo, andiamo qua su queste due di punta,
ci facciamo spazio, ecco così, e poi andiamo ad inserire uno. Vabbè, qua ci vuole calma, io adesso perché mi sbrigo, ecco qua, lo inserite su tutte e due, poi aggiungiamo la monachela, mettiamo in posizione giusta, inseriamo e poi chiudiamo, che qua non mi sono preparata le pinze per chiudere infatti vi servono pure le pinze per chiudere l'anellino, che non l'ho detto. E questi sono gli orecchini. Qua, come vi ho detto, ci sarà un cristallino. Ah, in questo paio ho messo un cristallino pure al rovescio dietro alla stellina, però mettete uno più piccolo, giusto per dargli un po' di importanza anche se si vedono dall'altra parte. Niente, credo di avervi detto tutto. Vi aspetto, come dicevo, con i commenti e state attenti che presto arriverà pure il tutorial di questo qua, di questi qua. E sul canale troverete, per chi lavora in tessitura di perline, tante creazioni già fatte, col tutorial già presente, anche questa c'è il tutorial. E poi come ispirazione vi faccio vedere un po' di quello che lavoro questi giorni, cose natalizie, un po' di cose, questi che li ho fatti l'anno scorso, ecco, queste si trovano già da comprare, le forme queste così a ghirlanda, e ho aggiunto solo un po' di decorazioni. Va bene, vi aspetto al prossimo, grazie di tutto e grazie a tutti, arrivederci.